Lascia che ti dica una cosa chiara e semplice. La tua vita sta per cambiare da questo momento. Non perché te lo dico io, ma perché stai per scoprire una verità che pochi hanno il coraggio di affrontare. Viviamo in un mondo ossessionato dal rumore, dalle opinioni altrui, dalla costante validazione esterna. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che il vero potere, la vera trasformazione, inizia quando smetti di cercare approvazione e inizi a concentrarti su te stesso nel silenzio? Questo non è solo un video motivazionale, è una chiamata al risveglio, e se resti con me fino alla fine, ti garantisco che non vedrai più te stesso, né il mondo che ti circonda, allo stesso modo. Il silenzio è potenza, non debolezza. Il silenzio non è assenza, non è vuoto, non è debolezza. Il silenzio è potere sotto controllo, è dolore trasformato in saggezza, è disciplina avvolta nella pazienza. Quante volte ti sei trovato in una stanza piena di persone che parlavano, opinioni che volavano, caos che turbinava, e hai sentito dentro di te una voce che ti diceva di rimanere immobile? Questa non è debolezza, è la tua anima che ti sussurra: lascia che parlino, lascia che girino, lascia che indovinino, perché il silenzio, il vero silenzio, è una forma di forza che la maggior parte delle persone non comprenderà mai. In un mondo che ti dice di reagire, di postare, di rispondere a tono, di urlare la tua versione della storia, il silenzio diventa una disciplina rara e potente. Le persone ti chiameranno distante, ti chiameranno freddo, diranno: sei cambiato. E sai cosa? Hanno ragione. Sei cambiato, sei cresciuto. Hai imparato che la pace non si trova nel dimostrare di avere ragione, si trova nel sapere chi sei senza dover annunciarlo. Questa è maturità, questo è potere e soprattutto questa è libertà. Come diceva Marco Aurelio, quanto più sei in grado di vivere nella quiete e nella semplicità, tanto più vicino sei alla forza vera. La pace interiore è la tua massima priorità. Arriva un momento nella tua vita in cui smetti di scegliere il rumore e inizi a scegliere la pace, non perché non ti importa più, ma perché ti importa troppo della tua mente, del tuo cuore, del tuo spirito. Inizierai a capire che proteggere la tua pace è la cosa più importante che farai mai, perché la pace non è solo un sentimento, è sopravvivenza, è guarigione. È ciò che ti impedisce di spezzarti quando la vita cerca di schiacciarti. E una volta che hai assaporato la pace, la vera pace, non tornerai mai più a mendicare amore nel caos. La pace non significa che la tua vita è perfetta. Significa che non stai dando la tua energia a cose che non la meritano. Significa scegliere di allontanarti da ciò che non rispetta la tua anima, anche se è familiare. Quando la pace diventa la tua priorità, inizi a sottrarre tutto ciò che non nutre il tuo spirito. Smetti di spiegare troppo, smetti di inseguire scuse, smetti di rispondere a chiamate che portano confusione, perché la tua pace è sacra. Inizi a misurare il successo dal tuo livello di calma, non dalla quantità di rumore che ti circonda. E questo è quando accedi al tuo potere, non il tipo di potere che domina gli altri, ma il tipo che ti centra, ti guarisce, ti mantiene con i piedi per terra nella tempesta. Le persone non sempre capiranno questa versione di te. Diranno che sei cambiato, che sei diventato freddo, ma non capiscono il costo del caos. Non sanno cosa ti è costato trovare questa pace, le lacrime che hai versato, le notti che hai sofferto, la guarigione per cui hai combattuto in silenzio. Epitteto ci insegna: la tua pace mentale dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Ricorda, non sono le cose in sé che ti turbano, ma i giudizi che dai su di esse. Non tutti meritano di entrare nella tua vita. C'è un momento nella vita in cui realizzi qualcosa di potente. Non tutti meritano di avere accesso a te. Non tutti meritano di conoscere il tuo cuore, i tuoi sogni, le tue paure. Hai passato troppo tempo a dare alle persone le parti migliori di te, mentre loro ti davano il minimo indispensabile. Hai permesso a troppi di avvicinarsi senza che si guadagnassero il diritto di starti vicino. E ora capisci che la tua presenza è un dono, la tua energia è sacra, il tuo tempo è prezioso.
Le persone agiranno come se ti conoscessero, ma tutto ciò che conoscono è la versione che hai permesso loro di vedere. Erano ospiti nella tua storia, non autori. Non devi loro un accesso illimitato alle tue emozioni, alla tua energia, alla tua guarigione, alla tua gentilezza. Alcune persone si presentano solo per prosciugarti, per distrarti, per nutrirsi della tua luce perché non hanno mai coltivato la propria. Ma tu non sei un centro di riabilitazione per persone ferite che rifiutano di guarire. Non sei un rifugio per chi continua ad appiccare incendi nella tua anima. Devi smettere di spiegarti a persone che sono determinate a fraintenderti. Devi smettere di aprire porte a persone che sanno solo entrare e fare un disastro. Seneca ci ricorda: nessuna persona si è mai arricchita per caso, ma attraverso una attenta selezione di ciò che vale la pena perseguire e ciò che è meglio lasciare andare. La vera crescita avviene nella solitudine. A volte la vita ti porta via tutto solo per mostrarti ciò che conta davvero. Gli amici smettono di chiamare, la folla si fa silenziosa, il rumore svanisce e tutto ciò che ti rimane sei tu, solo nel silenzio. È qui che inizia la crescita, non quando tutti ti stanno incoraggiando, non quando la vita scorre tranquilla. La crescita inizia quando sei faccia a faccia con te stesso nella quiete, quando sei spogliato dalle distrazioni, quando non c'è applauso, né approvazione, né pubblico, solo tu, il tuo dolore, la tua verità e le decisioni che prendi da lì. Quell'isolamento non è una punizione, è preparazione, perché nella folla è facile fingere, è facile mescolarsi, indossare maschere, recitare, ma quando sei solo, la recita finisce, la maschera cade e il vero te si presenta. Quella versione di te che hai evitato. È lei che incontri nell'isolamento. E sì, è scomodo, è crudo, ma è necessario, perché la crescita non si sente mai come crescita quando la stai attraversando. Si sente come dolore, si sente come confusione, si sente come solitudine. Ma sotto tutto questo c'è un seme che viene innaffiato, c'è forza che viene costruita, c'è trasformazione che avviene nel silenzio. La crescita ti costerà alcune persone, la crescita ti costerà un po' di comfort, la crescita ti chiederà di sederti in silenzio e farti domande difficili. E a volte sembrerà che tu stia perdendo, ma non è così. Ti stai elevando. Come diceva Epitteto, non è ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che ti accade che conta. Quando non possiamo controllare ciò che accade, possiamo sfidare noi stessi a controllare come rispondiamo a ciò che accade. La concentrazione è la chiave dell'allineamento. La concentrazione non è solo ignorare le distrazioni, è ricordare chi sei, è scegliere, momento dopo momento, di non essere trascinato in ogni direzione. Quando la tua mente è dispersa, il tuo spirito diventa stanco. Ma quando la tua concentrazione è chiara, ti muovi con potenza, cammini con uno scopo, parli con convinzione. La concentrazione non riguarda una visione ristretta, riguarda una visione sacra, vedere oltre il rumore, vedere oltre il piacere temporaneo, vedere oltre ciò che gli altri si aspettano da te. E quando ti concentri su ciò che conta veramente, su ciò per cui sei nato, è allora che le cose iniziano a cambiare. È allora che la tua anima inizia ad allinearsi con il tuo destino. L'allineamento non accade per caso, non è un evento magico. L'allineamento avviene quando i tuoi valori, le tue scelte e la tua direzione iniziano a muoversi in armonia. E questo arriva solo con la concentrazione. Il mondo è rumoroso, la tentazione è rumorosa, il caos è rumoroso, ma la verità sussurra, lo scopo sussurra, e se non sei concentrato, lo perderai. Perderai i segni, perderai i momenti, perderai il tempismo. La concentrazione è come ricordi il tuo perché quando tutto cerca di distrarti da esso. Marco Aurelio ci insegna: concentra ogni minuto come un uomo romano, come un uomo, su quello che hai davanti come se fosse l'ultima cosa nella tua vita. Lascia che le azioni parlino al posto delle parole. Le parole costano poco, ma l'azione ha un valore inestimabile. Puoi dire tutte le cose giuste, puoi pubblicare citazioni, puoi fare promesse,
puoi tenere discorsi, ma se la tua vita non lo riflette, niente di ciò significa nulla. Le persone potrebbero non ricordare tutto ciò che hai detto, ma non dimenticheranno mai ciò che hai fatto. Il tuo carattere è scritto in ciò che fai costantemente, non in ciò che dici occasionalmente. I veri leader non hanno bisogno di annunciarsi, non hanno bisogno di dichiarare le loro intenzioni ogni 5 minuti. Sono presenti semplicemente giorno dopo giorno, muovendosi in silenzio, lasciando che la loro disciplina risuoni più forte di qualsiasi discorso. Vuoi essere rispettato? Smetti di cercare di convincere le persone con le parole, mostra loro con la tua determinazione. Lascia che i tuoi risultati parlino per te. Non devi dire alle persone quanto sei concentrato. Lascia che la tua costanza lo dimostri. Non devi dire che sei cambiato. Lascia che il tuo comportamento lo provi. Non devi spiegare che stai guarendo. Lascia che la tua pace sia la prova. Quando le tue azioni sono allineate con la tua verità, non hai bisogno di inseguire la validazione. Le persone iniziano a sentirlo. La tua energia cambia. La tua presenza richiede attenzione, non perché sei rumoroso, ma perché sei autentico. In un mondo pieno di rumore, il silenzio sostenuto dall'azione è rivoluzionario. Tutti parlano sui social media, nelle chat di gruppo, in stanze dove non si conclude mai nulla, ma pochissimi si muovono, pochissimi costruiscono, pochissimi si sacrificano. Epitteto ci ricorda: non dire alle persone come vivere, mostra loro. Le persone guardano ciò che fai più di quanto ascoltino ciò che dici. Tutto si sistema quando smetti di rincorrere. Passi così tanto tempo della tua vita a inseguire amore, inseguire validazione, inseguire successo, inseguire persone che non erano destinate a restare. Corri e corri pensando che più ti affanni, più dimostri, più dai, più ti avvicinerai alla felicità. Ma non ti rendi conto che inseguire significa che ciò che desideri sta ancora scappando da te? La pace non vive nell'inseguimento, vive nella presenza. La crescita non arriva mendicando, arriva diventando. Quando smetti di guardare fuori e inizi a guardare dentro, è allora che le cose iniziano a cambiare. Non devi inseguire ciò che è già tuo, devi solo diventare la versione di te che è pronta a riceverlo. Siamo stati condizionati a credere che la lotta sia un requisito per essere visti, che se non dimostriamo costantemente il nostro valore, saremo dimenticati. Quindi ci prosciughiamo, esaurendo la nostra energia, tutto per sentirci temporaneamente necessari. Ma se ti dicessi che quando smetti di inseguire l'approvazione, sblocchi l'autenticità? Se ti dicessi che quando smetti di inseguire la connessione, attiri l'allineamento? Perché quando sei completo al tuo interno, le cose giuste naturalmente gravitano verso di te. Non devi manipolarle, non devi supplicare. Attrai semplicemente ciò che corrisponde alla tua energia. Hai mai notato come le cose che hai forzato non sono mai durate? Come le persone che hai supplicato di restare sono state quelle che ti hanno lasciato sentire più dolore? Questo perché l'inseguire crea pressione. E la pressione senza pace crolla sempre. Ma quando rilasci il controllo, quando cedi il tuo bisogno di forzare i risultati, apri la porta all'allineamento. Quel lavoro, quella relazione, quell'opportunità arriverà, non perché l'hai inseguita, ma perché sei diventato qualcuno pronto a riceverla. Zenone di Cizio ci insegna: la felicità è il libero flusso di una vita senza impedimenti. Quando accettiamo ciò che non possiamo cambiare, ci concentriamo su ciò che possiamo fare e così troviamo la vera potenza del nostro essere. La trasformazione attraverso l'immobilità. Passiamo così tanto tempo a correre, a cercare, a inseguire, che dimentichiamo il potere dell'immobilità. C'è una trasformazione profonda che avviene quando finalmente ti fermi, non per arrenderti, ma per radicarti. L'immobilità non è stagnazione, è consapevolezza intenzionale, è la capacità di essere completamente presente, completamente connesso al momento attuale, senza essere trascinato nel passato o ansioso per il futuro. Nella natura, le trasformazioni più potenti avvengono nell'immobilità. Una farfalla non si forma volando,
si forma restando perfettamente immobile nel suo bozzolo. Un seme non diventa un albero correndo. Resta immobile nel terreno, radicandosi prima di crescere verso il cielo. Anche tu hai bisogno di questi momenti di immobilità, questi spazi sacri in cui ti permetti di essere, non fare, di riflettere, non reagire, di ascoltare, non parlare. È nell'immobilità che senti la tua vera voce, non l'eco delle aspettative degli altri. È nell'immobilità che i tuoi valori si cristallizzano, le tue priorità si allineano e la tua direzione diventa chiara. L'immobilità ti insegna a differenziare tra reazione e risposta. Ti mostra come essere strategico, non emotivo, deliberato, non disperato, paziente, non impulsivo. Questo è particolarmente importante in un'epoca in cui siamo bombardati da stimoli costanti, notifiche infinite e pressioni senza sosta. L'immobilità diventa il tuo superpotere in un mondo che non sa come fermarsi. Marco Aurelio scrisse: «Nella tranquillità della mente, ogni cosa trova la sua giusta collocazione». Il cerchio si chiude, diventare, non inseguire. Tutto torna. Ciò che hai seminato lo raccoglierai. Chi sei diventato determinerà ciò che attirerai. Non è mai stato una questione di quante persone potevi impressionare, ma di quanto profondamente potevi connetterti con la tua verità. Il viaggio non è mai stato sull'inseguire, è sempre stato sul diventare integro, diventare autentico, diventare allineato, diventare la persona che non ha bisogno di mendicare amore, rispetto o opportunità perché li emana naturalmente. Quando smetti di inseguire validazione e inizi a convalidare te stesso, avviene una trasformazione. I tuoi confini diventano più forti, il tuo tempo diventa sacro, la tua concentrazione diventa affilata come un laser. È allora che il rumore si attenua e la chiarezza emerge. È allora che tutto ciò che una volta sembrava fuori portata, lentamente inizia a trovare la sua strada verso di te. Il mondo cercherà di convincerti che sei in ritardo, che non sei abbastanza finché non hai il titolo, lo status, i like, l'applauso. Ma non lasciare che il mondo ti metta fretta, non lasciare che ti inganni facendoti inseguire cose che non nutrono la tua anima. Tu non sei in ritardo, sei in processo, non sei perso, stai venendo raffinato e quando ti concentri sul diventare piuttosto che sull'esibirti, il tempo della tua vita inizierà ad avere senso. I ritardi non sembreranno punizioni, sembreranno preparazione. Quando finalmente ti fermi, quando finalmente rientri in te stesso, quando finalmente scegli di vivere secondo i tuoi termini e non quelli del mondo, è allora che inizi a vedere chiaramente. La chiarezza che arriva dopo il caos, la pace che segue la tempesta, la forza che emerge dalla lotta. Epitteto disse: «Non cercare di fare accadere le cose nel modo in cui vuoi tu, ma desiderale come realmente accadono. Questo è il cammino verso la vera libertà». Riflessioni di saggezza. Quindi eccoci qui, dopo tutto il silenzio, dopo tutto il lavoro interiore, dopo tutti i momenti di rottura e ricostruzione. Ciò che hai appena attraversato non è una formula, non è un elenco di istruzioni, è una trasformazione, un cambiamento di mentalità, un richiamo a te stesso. Non si tratta di perfezione o di esibirsi per il mondo, si tratta di proteggere la tua pace, di diventare chi eri sempre destinato a essere prima che il rumore diventasse forte e il mondo ti dicesse di inseguire. Si tratta di ricordare che il tuo silenzio contiene potere, che il tuo isolamento genera chiarezza e che non tutti meritano accesso alla tua energia. Non sei qui per convincere le persone a vedere il tuo valore, sei qui per viverlo, respirarlo, incarnarlo. Arriva un momento in cui la cosa più forte che puoi dire è assolutamente niente, quando il tuo silenzio diventa la tua spada, il tuo scudo e la tua forza interiore, quando capisci che la pace non è un luogo dove vai, è qualcosa che scegli ogni singolo giorno, nel modo in cui rispondi, in ciò che lasci andare e in chi permetti nel tuo spazio. Non si tratta di serbare rancore, si tratta di mantenere il tuo potere, e quel potere cresce nel silenzio.
in quei momenti in cui hai scelto la disciplina anziché la distrazione, quando hai scelto la solitudine anziché la connessione superficiale, quando hai smesso di spiegare te stesso e hai iniziato a evolvere in silenzio. Non tutti sono destinati a camminare con te, non tutti possono gestire la tua crescita, la tua guarigione, il tuo percorso. E va bene così, le persone giuste non saranno intimidite dai tuoi confini, saranno ispirate dalla tua forza. Come ci ha ricordato Seneca, la più grande ricchezza è una mente che si accontenta con poco, perché l'accontentarsi non significa cercare più cose, ma godere pienamente di quelle che già hai. Quindi continua a evolverti, anche quando nessuno sta guardando. Continua a guarire, anche quando è disordinato. E soprattutto, continua a scegliere te stesso, ancora e ancora, perché è allora che accade la magia. Non quando stai inseguendo la versione di successo del mondo, ma quando sei ancorato nella tua versione di pace. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe interessarti uno di questi 2 video.